Ciao a tutti e benvenuti a Jerez de la Frontera. L'avrete sicuramente riconosciuto perché quell'attore dietro di me è assolutamente inconfondibile, è il segno distintivo di una delle piste più belle del mondo, di quella che segna l'inizio del moto mondiale in Europa. Una volta si diceva il mondiale inizia a Jerez perché le piste fuori erano un pochino meno significative e noi ci crediamo un pochino anche adesso, tutti noi dell'ambiente, non solo perché oggi siamo qui a provare la nuova Yamaha R1 ed R1M modello 2020. Tanti piccoli affinamenti che vi abbiamo raccontato un pochino prima della prova, che tutti sommati, messi insieme, dovrebbero, secondo le intenzioni di Yamaha, dare vita a un'evoluzione maggiore di quella che è la somma delle singole parti. Naturalmente siamo qui per andarcene in pista a verificare se tutto quello che ci hanno raccontato e che ci raccontano è vero. Quindi adesso cominciamo con l'R1 e poi dopo nel pomeriggio passeremo alla R1M. Quindi intanto seguitemi, perché prima di salire in sella e portarvi a fare un bel giro on board con l'R1 sulle curve dell'Angel Nieto, intanto vi faccio vedere un pochino, se trovo un R1 un pochino svestita, come è fatta, che cosa è cambiato, per poi passare alla sorella R1M. Andiamo! Ok, mentre i colleghi stranieri sono in pista a divertirsi, io intanto vi faccio vedere la R1 standard. Eccola qua. Allora, la linea, come potete vedere e come vi avevo già detto, è un po' cambiata, è sicuramente un po' più aggressiva, un pochino più simile alla M1 MotoGP. Ecco, scusate, purtroppo l'illuminazione è un pochino quella che è qui nel box, ecco, qui la vedete meglio. Quindi dicevamo, una linea un pochino più simile a quella della M1 MotoGP, una presa d'aria che è un pochino più alta, dovete metterla di fianco alla vecchia per farla vedere, comunque un pochino più alta, e qui all'interno c'è una bellissima struttura in alluminio che la rende più rigida e meno sensibile alle deformazioni e alle alte velocità, quindi aspirazione più precisa, diciamo così, più costante. Qui all'interno non lo potete vedere, ma ci sono dei condotti di aspirazione, o meglio condotti di alimentazione, che sono un pochino più corti, ridotti nel volume, e degli iniettori che si spostano un pochino più vicini alle teste. Anche queste non le potete vedere, dobbiamo fidarci di Yamaha. Modifiche anche al comando della distribuzione, che ora ha dei bilancieri a dito che sono stati modificati. Non è che prima non ci fossero, come avevo detto erroneamente nel video precedente, scusatemi, può capitare di sbagliare, ma sono stati modificati per migliorare le prestazioni e la spinta agli alti regimi, soprattutto per venire incontro alle esigenze dei preparatori che con questa moto ci dovranno andare a correre o comunque andare a fare i turni liberi in pista. Quindi una moto un pochino più prestante agli alti regimi, che da sempre sono un po' il punto debole della Yamaha. Ci sono anche delle modifiche a quella che gli inglesi chiamano il big end, ovvero la parte bassa, il cutter, perché abbiamo un albero motore un pochino rivisto, è cambiata la lubrificazione con diversi fori, delle bronzine un pochino più larghe, fori della lubrificazione che ottimizzano la lubrificazione, una pompa pompa dell'olio che assorbe meno potenza e quindi limita del 5% le perdite agli alti regimi, perché naturalmente sono tutti componenti da far girare che rubano potenza al motore, quindi una lubrificazione più efficiente che migliora le performance degli alti regimi e un nuovo scarico naturalmente, perché l'omologazione Euro 5 si porta dietro ben 4 catalizzatori più efficienti e dicono che il rumore è un pochino diminuito. Io quello che posso dirvi è che comunque rimane una voce di scarico davvero molto molto bella, la sentirete dopo in pista. Cos'altro è cambiato? Restando in tema sovrastrutture, qua vedete il raccordo della carenatura qua assieme al serbatoio che migliora l'efficienza aerodinamica. Adesso poi vediamo in pista come influisce sul comportamento. Cos'altro vediamo? A livello ciclistico troviamo sul freno anteriore, qua la pinza rimane lo stesso, il comando rimane sostanzialmente lo stesso, anche se è stata eliminata la frenata combinata, quindi l'R1 e l'R1M non ripartiscono la frenata sul posteriore, c'è una frenata del tutto convenzionale, anche se ora l'ABS ha anche funzionalità cornering. Stavo dicendo che cosa troviamo qua dentro? Troviamo una pastiglia di mescola differente, che dovrebbe risolvere quel problema o comunque limitare quel problema di affaticamento sulla frenata che abbiamo sempre riscontrato sulla R1. Cos'altro cambia? Una forcella modificata nell'idraulica, quindi probabilmente più performante, un monoammortizzatore che invece è stato semplicemente adeguato nelle tarature per venire incontro alle modifiche all'anteriore, l'ammortizzatore di sterzo che riusciamo a farvi vedere appena infilando la telecamera qui, è stato reso un pochino più morbido nelle manovre da fermo e alle basse velocità, senza inficiare per questo le manovre agli alti. Come dicevamo, cambia anche l'elettronica,
nel senso che rimane naturalmente tutta la base tecnica che abbiamo sempre visto con la piattaforma a 6 assi. Facciamo vedere il cruscotto come al solito, perché quello che vogliamo farvi vedere è questa piccola novità, ovvero questo EBM, vedete? Questo EBM che è la gestione del freno motore, può essere settato su 3 livelli e quindi dare la possibilità al pilota di regolare l'intrusività del freno motore, dall'1 che è quello più cattivo, più aggressivo, fino al 3 che invece naturalmente è quello più lasco. Non parliamo di un 2 tempi naturalmente, però insomma una caratura un pochino più scorrevole. Altre piccole modifiche comprendono, vi faccio vedere adesso, non credo che sia possibile notarlo, ma ci dice Yamaha che ha cambiato anche lo spessore, o meglio la larghezza delle maglie della catena per migliorare l'affidabilità, ed è cambiato anche l'ingranaggio della seconda, anche questo per migliorare l'affidabilità. Rimane il quick shifter in innesto in scalata, con una strategia strada e una strategia pista che ne velocizza l'innesto, e a questo punto direi che vi ho fatto vedere praticamente tutto, quindi non mi rimane altro che il grato compito di salire in sella, scendere in pista, farci qualche giro, farvelo vedere e poi dopo ritrovarci qua nei box per raccontarvi le impressioni sull'R1 e l'R1M. Da notare che l'R1 la proverò con questi Bridgestone RS11 Racing Street, quindi strada pista però più sbilanciati verso la pista rispetto agli S21 con cui era equipaggiato il modello precedente, mentre per l'R1M i ragazzi di Yamaha ci hanno fatto il regalo di darci le bellissime Bridgestone V Slick. Quindi andiamo, intanto lì vedete tutta questa bella schiera di R1M che ci aspetta, e ora di scendere in pista e di vedere come va per poi raccontarvelo. Venite con me. Perfetto, qui invece siamo con la sorella maggiore, quindi l'R1M, o meglio non sorella maggiore, perché la moto è sostanzialmente la stessa per tantissime cose, il motore, la gestione elettronica al netto di un piccolo dettaglio, ma quello che cambia è intanto il primo colpo d'occhio, perché come potete vedere adesso la R1M ha una livrea meravigliosa full carbon. Prima buona parte della carrozzeria era in fibra di carbonio, soprattutto i pannelli della carenatura, il cupolino, i parafanghi come vedete, ma adesso qui la R1M ha questo meraviglioso codino, come potete vedere scolpitissimo, estremamente aerodinamico e completamente in fibra di carbonio, mentre prima soltanto questa parte lo era. Qui vedete è solo un adesivo a posto su della bellissima fibra di carbonio. Veniamo però alla sostanza, e il dettaglio più importante della R1M è sicuramente la sua forcella. Come vedete
Öhlins è una Öhlins NPX, ovvero pressurizzata EC, quindi debutto mondiale, prima mondiale per la Öhlins pressurizzata a controllo elettronico. Perché pressurizzata? Cosa significa pressurizzata? Significa che al posto dell'aria all'interno degli steli, che hanno funzioni idrauliche separate, quindi compressione ed estensione, troviamo invece della normale aria dell'azoto che viene pressurizzato a 6 bar. Che cosa comporta tutto questo? Che quando il liquido si scalda normalmente tenderebbe a creare delle piccole bollicine con un fenomeno chiamato cavitazione che, per usare un termine tecnico, manda in vacca completamente la frenatura idraulica. Quindi ci troviamo con la sospensione frenata, si perde di feeling, si perde di compostezza. In questo caso con la pressurizzazione questo fenomeno viene eliminato o comunque pesantemente ridimensionato, si sente molto di meno. Le forcelle pressurizzate tanto per darvi un riferimento, fino a qualche stagione fa erano assoluta esclusiva dei team ufficiali e poi dopo dei team più ricchi e forniti. Cosa cambia ancora? Niente, la forma della carenatura naturalmente è esattamente identica a quella dell'R1. Dietro troviamo anche in questo caso, vi faccio vedere, un bellissimo monoammortizzatore, sempre Öhlins TTX36, anche questo a controllo elettronico. Stessa cosa per l'ammortizzatore di sterzo, qua sopra vediamo naturalmente gli attuatori, quindi i servomotori che gestiscono il damping, che continua a funzionare secondo le logiche precedenti. Quindi una logica cosiddetta event driven, adesso non vi faccio vedere il cruscotto perché qui, come vedete, purtroppo hanno tolto la chiave, ma sostanzialmente quel sistema che permette alla moto, o meglio al pilota, di configurare la moto sulla base degli eventi. Cioè, si può configurare come una sospensione tradizionale meccanica, quindi, scusatemi, in termini di click, oppure a seconda di quello che si desidera, quindi più supporto in estensione, più supporto, scusate, in ingresso di curva, in staccata, più supporto in percorrenza, più supporto in uscita di curva, o meno. Quindi sostanzialmente un sistema molto più facile di configurare la sospensione elettronica. Soluzione che troviamo azzeccatissima perché è questo che alla fine ci piace della sospensione elettronica, ovvero venire incontro a chi non si può permettere di avere un sospensionista, un tecnico al seguito e di conseguenza ha bisogno di fare questo tipo di lavorazioni. Altra cosa che vedete qui, esclusiva dell'R1M come sempre, è l'acquisizione dati GPS che con le app Yamaha vi permettono di acquisire i dati quando girate, vedere i vostri tempi e vedere naturalmente tutto quello che avete fatto in sella all'R1M. Quindi ve le ho fatte vedere, a questo punto venite con noi in pista. Venite con me in pista, vi porto al meglio delle mie abilità a farvi vedere un bel giro con l'R1 e la sorella R1M sul Ángel Nieto di Jerez de la Frontera. Andiamo!
ragazzi, scusatemi, sono in abbigliamento civile ma non ce la facevo veramente più. Qua a settembre un caldo infernale, più di 30 gradi ed ero veramente cucinato. 6 turni con R1 ed R1M, questa tra l'altro gommata con le slick, quindi più aderenza significa anche più cattiveria in tutti i frangenti di guida, quindi ancora più impegno fisico, però ragazzi mi vengono in mente poche altre super sportive come questa con le quali non sarei in rianimazione dopo 6 turni tirati così qui a RS, su una pista dove è vero non ci sono forse delle staccate fortissime, però non si ha mai un attimo di respiro, si è sempre sdraiati da una parte o sdraiati da quell'altra. Ma veniamo a noi e parliamo della R1 e dell'R1M. Come si comportano queste ragazze in versione 2020? Allora, intanto faccio una premessa. Bisognerebbe provarle di fianco ai corrispettivi di quest'anno, perché comunque gli incrementi, i miglioramenti ci sono sicuramente, ma sono degli affinamenti su diversi aspetti che insieme, come ho detto in apertura, vi danno un quadro. Diciamo l'effetto è maggiore della somma delle singole parti, però sarebbe bello avere un modello vecchio per confrontarlo in ogni singolo aspetto. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che per esempio il motore, che è in comune fra le due versioni, sembra anche un pochino, sembra effettivamente un pochino più cattivo, più grintoso in alto, più libero in allungo, spinge più volentieri nella parte altissima del contagiri. Cosa succede? Prima a 13.000 la spinta calava tanto e se non cambiavate finivate per perdere tempo. Con questa l'impressione è che la moto tiri un pochino più volentieri. Non si perde troppo tempo, è comunque meglio cambiare sui 13.500 e non allungare fino a 14 e passa, però già solo il fatto che mi sono trovato a picchiare sul limitatore un po' troppo spesso significa che comunque c'è ancora della spinta utile evidentemente, più di quanto non avveniva sul vecchio modello. Il nuovo acceleratore è dolcissimo, tra l'altro una cosa di cui mi sono accorto praticamente a mente fredda, riflettendo sulle sensazioni, è che se precedentemente con la R1 si faceva un pochino fatica a usare la prima, per il semplice motivo che con la mappatura A è sempre stata un pochino brusca in riapertura, il collegamento un pochino troppo diretto, con il nuovo acceleratore, ripeto, parliamo di impressioni, però l'impressione è che si abbia un pochino più confidenza, un pochino più di comunicativa fra la manopola dell'acceleratore e i corpi farfallati, la reazione del motore, la gomma posteriore, insomma. La prima diventa sfruttabile nei tornantini più secchi che ci sono qui a RS. L'accelerazione, scusatemi, è sempre notevole, l'elettronica funziona benissimo, è probabilmente, se non la migliore, è comunque una delle migliori del panorama, non se ne percepisce l'intervento salvo quando non deve salvarvi la pelle, mettiamolo così, l'antimpennata è notevole, si ha sempre l'impressione di una moto che fa strada, anche quando si perde aderenza sui curvoni veloci e la moto inizia a derapare un pochino dietro, lo slide control, che d'altra parte Yamaha è stata la prima a implementare con la piattaforma a sediarsi, funziona veramente bene, si continua sempre a fare strada. E anche appunto con la moto fuori assetto non si perde mai quella confidenza che è probabilmente il tratto caratteristico della R1. Dicevamo, ci sono probabilmente tante moto che fanno qualche cosa meglio nel panorama delle super sportive, è difficilissimo, soprattutto adesso, trovarne una che faccia tutto quanto meglio. È una moto estremamente accessibile, non vi ammassa fisicamente e vi dà la confidenza, soprattutto a piloti di ogni livello, di andare a cercare il proprio limite. Il limite della moto ci vuole qualcuno di un po' più bravo, però vi dà l'opportunità, vi spinge, vi dà la confidenza necessaria a cercare il proprio limite e magari provare ad oltrepassarlo un pochino volta per volta, senza lasciarvi traumi anche quando commettete qualche errore, perché comunque c'è sempre l'impressione di poterla riprendere, di avere una sorta di rete di sicurezza. Una rete di sicurezza che è ancora più ampia con la R1M, perché con la forcella pressurizzata adesso siamo arrivati sinceramente alla perfezione. Pensare a una moto di serie che dia più feedback sull'avantreno è veramente difficile. Io sinceramente ce n'era qualcuna che in passato mi convinceva forse un pochino di più, adesso faccio veramente fatica a immaginarla. Quindi complimenti a Ollins, ma complimenti anche a Yamaha che ha montato questa NPX-C, quindi il controllo elettronico pressurizzata, sulla sua R1M. Che dire ancora? L'altro miglioramento era quello sui freni. Allora, la potenza frenante non è cambiata, sinceramente è una moto che non si può dire che non freni. Frena però un po' l'effetto dell'albero crossplane, che probabilmente ha un pochino più di inerzia rispetto agli altri. Un po' il DNA della moto, insomma, se ha una moto che frena ma è un pochino più difficile da fermarsi, bisogna usare un pochino di più il cambio. Funziona molto bene la gestione del freno motore, perché aumentando il freno motore si ha una moto molto più composta che tende a intraversarsi un pochino di meno, in staccata è sicuramente più stabile, fatene via Mosca, e soprattutto un impianto che sembra sentire un pochino meno la fatica. Anche usando le slick, quindi si lavora un pochino più sui freni, li si prende in mano anche a moto piegata e quindi si tende un pochino a surriscaldarli, l'impressione è quella di un impianto che tiene un pochino meglio la temperatura. Non vi aspettate che la potenza frenante sia cambiata, non si ferma come alcune delle concorrenti, questo no, però il suo tallone d'Achille è in gran parte migliorato.
Parlando di staccata, ecco, troviamo l'unica lamentela che io sinceramente mi sento di poter esprimere riguardo all'R1. Allora, da un lato la posizione di guida è rimasta sempre la stessa, quindi con manubri quella sua caratteristica, con semimanubri molto chiusi che hanno benefici aerodinamici ma hanno qualche penalizzazione in termini di appoggio delle mani in staccata e quindi sostegno sul corpo, cosa che con questa si sente ancora di più perché questo accordo che vi faccio vedere della carenatura qua sul serbatoio vi limita un pochino la possibilità di stringere con le ginocchia il serbatoio e quindi si ha un pochino meno sostegno da parte delle gambe, si fa un pochino più fatica con le braccia, quindi cosa succede? Col manubrio aperto si avrebbe sicuramente più sostegno, un sostegno che aiuterebbe anche in inserimento di curva, rendendo la moto un pochino più agile. D'altra parte, se guardate le stock e le superbike, vedete come sono i semimanubri. Scelta di Yamaha. Altro piccolo, ma questo è veramente un piccolo difetto, è un cambio che in staccata non vi permette di scalare le marce, come si suol dire, a mitragliatrice. Dovete dare il tempo al cambio di recuperare da ogni scalata, quindi nelle scalate più lunghe, qui a RS sul rettilineo di ritorno si passa dalla quinta alla prima per portare sulla destra, bisogna dare tempo al cambio di prendere bene il rapporto, altrimenti si rischia qualche spiacevole inconveniente sotto forma di qualche lungo. Potete immaginarvi che se solo questi sono i difetti di questo spettacolare pacchetto, ragazzi, la moto è sicuramente migliorata e se non avete ambizioni di Superman, mi vengono in mente pochissime moto che meglio di questa vi possano portare a esplorare i vostri limiti e ad andare più forte. Con ogni probabilità quelle modifiche di cui abbiamo parlato semplificano anche il lavoro se ci volete andare a correre o comunque pensate di usarla solo nei turni in pista, perché è un pochino più tuner friendly, diciamolo così, reagisce sicuramente meglio alla preparazione, anche perché ragazzi ricordiamoci, sto parlando di una moto che mi sembra andare più forte, mi sembra andare meglio ed è Euro 5, quindi con un impianto di scarico e probabilmente anche un'aspirazione più strozzata rispetto a quella delle concorrenti, quindi ragazzi tanto di cappello e applausi. Mancano i prezzi, quindi l'R1 è 19.290 euro, l'R1M 25.990 euro, allineati sicuramente alla concorrenza, alti ma la qualità si paga e qui ragazzi le finiture e la qualità sono assolutamente incriticabili. Che dire ragazzi, se vi è piaciuto il video come al solito mettete un like, iscrivetevi al nostro canale per continuare a seguire video di questo genere. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima prova. Ciao!